Valerio, è chiaro che quando si parla di trasporti, di logistica, di efficientamento non si può che passare dall'Università di Cagliari e soprattutto dal CIREM. Il CIREM si sta attrezzando da diversi anni per essere ai vertici di queste materie in ambito europeo e quindi internazionale. Il progetto di cui in altre occasioni a Panorama Sardo abbiamo parlato è Techlog, che adesso ha una tappa molto importante e ce la facciamo raccontare dal professor Fancello. Professore, quale può essere il motivo per cui andate a Barcellona ed è importante che lo si sappia nella comunità più diffusa? Allora, andiamo a Barcellona perché a Barcellona c'è uno degli eventi più importanti a livello europeo che è il SIL, il Salone Internazionale della Logistica, dove come progetto Techlog prenderemo uno stand per promuovere e pubblicizzare il progetto a livello internazionale. Non sarà solo una vetrina quello, ma organizzeremo anche una serie di eventi finalizzati a strutturare, a promuovere anche i risultati che il progetto Techlog ha avuto. È finanziato con quanti milioni di euro? È finanziato con 2 milioni di euro l'intero progetto. Noi adesso siamo nell'ultima parte perché finiremo entro il 2023 e proprio adesso un momento molto delicato perché stanno per partire tutte le azioni pilota che faremo nei porti e nelle aree logistiche, compresa quella della Sardegna e di Cagliari, dove ci siamo già strutturati per acquisire la partecipazione di diverse aziende del settore che lavoreranno insieme a noi in questa parte. Ecco, la sinergia tra le amministrazioni pubbliche, le istituzioni, anche di comparto e il tessuto imprenditoriale è molto forte. Se lei dovesse tracciare un bilancio, quale sarebbe? Ma allora, devo dire, la logistica è un settore, devo dire, dove è abbastanza difficile creare delle reti e delle sinergie, anche perché ciascuno, parlo soprattutto delle aziende, naturalmente ci si è molto concentrati sul proprio lavoro, sulla propria attività e quindi si lascia poco spazio alle attività di interazione, soprattutto col mondo dell'innovazione e della ricerca. Qui in questo caso abbiamo trovato invece sempre terreno fertile, probabilmente perché siamo riusciti a toccare quelle corde giuste, promuovendo e proponendo degli elementi che le aziende non avevano e dove le aziende hanno capito che si poteva veramente creare un'azione forte di innovazione per loro. La formazione degli operatori portuali è chiaramente strategica e quindi anche le aziende sono necessitanti di questo tipo di apporto. Ecco, qual è lo stato dell'arte? Allora, sulla formazione, la logistica in generale ha molta attenzione nel settore della formazione, però ancora ora vediamo molta formazione fatta secondo le procedure tradizionali, quindi formazione in aula oppure formazione on-site, diciamo sul campo. Noi stiamo cercando di introdurre una terza via, che è quella della formazione virtuale, attraverso l'uso dei simulatori di guida per esempio, o simulatori anche online che permettono degli operatori di simulare un processo reale andando a verificare tutte le condizioni, anche le peggiori, in maniera tale che l'operatore sia già formato quando poi realmente si troverà davanti a situazioni del genere. Se lei dovesse dire, dopo aver visto questo servizio a un operatore portuale oppure anche a un'amministrazione di un porto della Sardegna, guarda, stai attento perché arrivano delle cose molto interessanti per lavorare meglio e in tempi e con efficientamenti migliori, cosa direbbe? Allora, direi questo, che questa è un'occasione per entrare all'interno di una rete che mette assieme tanti operatori del Mediterraneo. Quindi se un operatore sardo, un operatore della logistica vuole essere all'interno di questa rete, Techlog è una delle occasioni da cogliere. Il CIREM, l'Università di Cagliari, la facoltà di ingegneria che ci sta ospitando in questo momento hanno sempre avuto queste perle, queste zone molto pregiate di formazione. E invece il messaggio agli studenti quale sarebbe? La risposta che diamo sia agli studenti di Ingegneria Civile e Trasporti che ai dottorandi, agli assegnisti e borsisti che lavorano con noi è che intanto questo è un settore dove ci sono grandissime prospettive di lavoro, perché la logistica è in crescita e tutti i numeri a livello europeo ci dicono che la logistica è in crescita, ci sono fortissime spinte verso l'innovazione e quindi è un settore dove vale la pena scommettere e dove è possibile mettersi in gioco per crescere professionalmente e anche dal punto di vista scientifico. Chiudiamo da dove siamo partiti, la fiera, il SIL di Barcellona. Che tipo di messaggio ritieni di poter portare a casa, visto che di questi avvenimenti ne avete curato tanti altri? Portiamo a casa il fatto che, se posso usare uno slogan, Cagliari c'è, la Sardegna c'è, il sistema della ricerca e dell'innovazione
capitanato dalla Sardegna, è in questo momento in prima fila nel Mediterraneo e nell'Europa, e quindi non siamo secondi a nessuno. Questo lo dico con un pizzico di orgoglio. Naturalmente non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre pronti nel rispondere al meglio a quelle che sono le sfide che l'innovazione ci mette davanti.